Posso chiederti perché sta ancora attaccato? Si vede la mia faccia in uno delle vostri video. Allora, prossima volta che venite qua vieni veramente con tutta la carabinieri di polizia di Roma. Love is the answer, love is the answer, unification. Siamo tornati alla stazione Termini come tutte le settimane di consueto, qui da Via Giolitti. Oggi dovremmo vedere alcune situazioni problematiche, tra cui quella che ci ha colpito di più, il parco Willy Monteiro, dove non solo noi ci eravamo lamentati che era tenuto male e tutto quanto, ma addirittura hanno sbragato la targa, il cartello relativo al parco. Con l'immagine di Willy. Esatto, proprio una mancanza di rispetto, perché oltre al fatto che quello era un parco pubblico, rappresentava anche un ragazzo che è stato ucciso brutalmente. Perciò oggi ci faremo sto giro, andremo a vedere qual è la situazione al parco Willy Monteiro e tutte le zone limitrofe e poi ritorneremo a Termini per vedere un attimo anche qua qual è la situazione. Detto questo, se vi interessa bene, se no qui c'è una bella pizzeria, vi comprate una bella pizza tonda, va la fate fa fette e ogni singola fetta va la schiaffate tra i chiappe. Ci passi tutti i giorni per sta cazzo di stazione. Vivo dove arrivano gli occhi ma non il cuore. Lasciami due spicci, so che stai pieno di impicci, però frate, manco m'avvicino e mi imbruttisci. Scendo dal treno, zio non ho spicci. Copro collana dei balordi in mezzo ai vicoli. Intanto grido taxi, scappo da Termini. Portami ai parioli tra avvocati e gli stipendi. Mi eviti perché puzzo, bastardo, lo so ti sto sul c***o. Spesso non mi capisci perché sto ubriaco marcio. Dormo a terra come stracci. Non ti chiedo di stare nei miei stessi panni, però due vestiti puoi regalarmeli. Odore di cannabis tra cartoni alcolici. Per favore spostati, non sporcarmi il Barberi. Non batto fiacca business dentro i piani alti. La mia professione è difendere i bugiardi. Guardami mentre mi spoglio, non mi vergogno. Toccami lo zainetto e giuro che ti sfondo. Non fate gli affamati che siete figli di papi per sto zaino. Io so Totti e lui è la mia Hilary Blasi. Chissà dentro allo zaino dimmi cosa ci avrei messo. Tutti quanti i reati e il vino da 1,5 litri. Io non cerco problemi perché il mio tempo è denaro. Adesso approcciamo il parco da dietro, parco Willy Monteiro dall'acquedotto. Qui c'è la parte dietro del mercato e già vediamo cose strane, tipo le prime tende nel parco. Hanno pure scritto, hai visto? Vedi, l'intelligenza è scrivere sull'acquedotto romano. Adesso, al di là della volontà delle persone di fare scritte, la libertà di espressione, però sopra l'acquedotto romano sei un coglione, ma questo possiamo dire apertamente. Lascia la parolaccia. Certo, è una giusta parola per descrivere. Oggi però non c'è nessuno perché ha piovuto. Ha appena diluviato, non è che ha piovuto. Sì, ha fatto proprio... Così grandi. Guarda qua, oh. Tenda, bicicletta, ventilatori, c'è sta un po' di tutto. Guarda, non c'è più la targa. No, l'hanno sdraiata. Qui c'era la targa, l'hanno proprio buttata giù, vedi, ci dovrebbero essere rimasti gli ultimi pezzi. Occhio sempre ai piedi qua perché è rimasta solo questa qua, il ricordo di Willy Monteiro Duarte, però la targa quella grande che aveva messo il comune non ci sta più. Ma non solo, prima stava solo giù, ma l'hanno proprio portata via. Spero che l'abbiano portata via per risistemarla. Dopo il nostro servizio è successo questo. Sì, probabilmente qualcuno ha visto il servizio e ha pensato di fare il furbo, oppure qua hanno rosicato e l'hanno buttata giù. Forse quella lì verde è rimasta. No, è proprio incredibile. La parte quella dove c'era le sue immagini. Sì. Ma poi vedi, questo dovrebbe essere un monumento per sedersi, no? Per le persone qua vengono e ci bivaccano. Oggi sono passato qui, c'era uno che dormiva, proprio sdraiato qua sotto. La targa l'hanno sbragata, i tende hanno messe, le scritte hanno fatte, hanno dato una logica all'acquedotto, l'hanno utilizzato per coprire i loro averi, che poi non so se sono averi o monnezza. Qui c'è una batteria che utilizzeranno forse per alimentare qualcosa. Poi tra l'altro vedete qui hanno pure installato le luci per illuminare il monumento. Certo. E queste sono pure luci a LED di qualità, chissà se funzionano, perché vieni a vedere di sera. Mi sembra... Bravo no che illumina la monnezza. Questa è monnezza però, regà, non è... Forse hanno raccolto qualcuno è venuto a raccogliere l'immondizia, vedete, hanno fatto i sacchi neri. Un paio d'occhiali. E poi l'hanno lasciati qua. Parco / giardino è mondezza. E l'hanno pulito, perché sti sacchi qualcosa hanno raccolto. Un tornato da mondezza. Sì, ma occhio qua per terra perché io continuo a camminare e vedo
L'inenarrabile qua, Che c'è là? Sporco? Vedete, insomma, qui Guarda gli accendini, i barattoli. lista delle siringe. Sì, questa probabilmente è una tenda dove c'è. Guarda gli accendini che escono dalla tenda. Questa è una tenda dedita al consumo. Senza ombra di dubbio. Cioè non, Beh, se almeno stanno non è una appartati. tenda per dormire, per vivere, capito? Cioè il problema è che quando scelgono i posti si scelgono pure male, perché a parte fa un parco attaccato al deposito dell'immondizia del mercato, non è proprio una cosa sana. Dopo che tu vai la Ragazzi, sono le siringhe, col piede. Occhio sì. Tanto loro nemmeno lo sanno. però i ragazzi che sta a te. Occhio però. Ma- Lo conosco. Ciao. Ciao, Ciao, salam aleikum fratello. Tutto bene. Stiamo a parlare con il ragazzo, lo sa. Voi mettetevi qua voi. Tranquillo, fate quello che dovete fare voi. Se sei portafogli. di marca, mannaggia. È pieno il voto. Anzi, quello è Vedi. il ragazzino proprio. Mo sta a scogliare la sostanza. Sì, questo è eroina. Posso mettermi qua seduto? Quindi tu ti fai proprio dell'eroina. Quindi tu adesso hai appena bruciato la sostanza, l'hai messa sopra il tappo e da sotto gli hai dato fuoco. Ha preso, ovviamente è andato in escandescenza e adesso tu la stai spappolando. Guarda. No. Mo devi fare. Che ora noterete ovviamente un cambiamento radicale, certo è proprio questo. C'aveva proprio incontenibile. Solo diciamo il gesto, la preparazione Certo. ti porta comunque ad avere diciamo un altro tipo di comportamento. Certo. Il ragazzo si inietterà nelle vene la sostanza e vedete proprio come cambierà radicalmente. Sì, diventerà molto più trattabile. Adesso si muove come si fa? Si calma, così ci parliamo un attimo. Ma quella sta ancora attaccata? Posso chiederti perché sta ancora attaccata? Ah, non è un fazzoletto. Ci abbiamo un fazzoletto? Sì, ora che lo diamo. Almeno non lasciarla capito così aperta, perché sono qua. Beh, forse hanno trovato. Beh, Ah, ecco, a posto. te la sei fatta proprio lì sulla caviglia, quindi. Posso chiederti perché sulla caviglia? Capite sulla vena, certo. Perché sulla caviglia e non sul braccio? Non c'è più vene sulle braccia? Da mo che te voglio vedere. Ah, sono visibili le braccia, le vene. Aspetta, No, aspetta solo che. Perché là come, capito? Finché sta fuori. Non fosse che ho i documenti di questa nazione per famiglia, non è che mi sono comportato bene né io né la mia famiglia. Se non fosse perché ho la cittadinanza di questo paese per legame sanguigno, non lo saprebbe neanche lo Stato come mi chiama. Nessuno. Quante volte li fai al giorno? Tenere sotto controllo la dipendenza, no? Cioè l'astinenza 4-5 volte dipende dal quantitativo. 4-5 volte al giorno, dipende dal quantitativo per tenere a bada l'astinenza. Quali sono i sintomi dell'astinenza? Hai visto prima? Per una semplice domanda, potevo andare via. Prima quando mi avete detto, lui mi ha detto, posso dirlo? Ma c'è pure dolori fisici? L'ho conosciuto di vista, certo non un legame stretto, non un'amicizia, però c'è sempre stato comunque un rispetto verso la sua persona. Sì. Ed io Certo. Ma senti una cosa, ma c'hai. Passa quanta gente. Ma dopo. C'hai mai dolori? Dolori che fanno parte dell'astinenza? cioè quindi no, cioè, muscolari o Muscolari così. sì, Ti fanno male le ossa e i muscoli. uno o l'altro. Senti, ma adesso se dovessi descrivermi il tuo stato, come stai adesso? Adesso che ti sei fatto l'effetto. Mi serve per stare come quasi lucido. Ma non ti vedo tanto, ti vedo un po', capito? Ma sì, è solido.
A me me lo dicono spesso, anche quando non sto fatto. No, io e te abbiamo parlato l'altra volta, mi ricordo com'eri. Ma stavolta ti vedo un pochino più così, un po' più fatto. Quanto ti dura questo effetto a te? Di questa sarà dose 3 ore. 3 ore? Quindi fra 3 ore ti dovrai rifare? Sì, eh? Cioè quindi ogni 3 ore ti fai? Come vi ho detto prima, dipende dalla quantità. Dipende pure dalla quantità. Hai famiglia tu? E le persi di vista, ma non ci sta mai. Stanno con te. E come fai a far convivere la tua, scusami mi permetto, tossicodipendenza con la famiglia? Ciò che io non ho avuto, un padre. Cerchi di essere presente come padre visto che tu non ci hai avuto. E come fai a essere presente se stai qua a drogatte? Ci sono tutto il giorno. Sono vicino al posto di lavoro. Se no non ci vengo proprio. Io ti dico la verità, con tutto il rispetto, sono un po' perplesso del... Io verso le 6:30 Ecco, e che fai? Vai a lavorare? aiuto la mia compagna per preparare le cose per la bambina, soprattutto adesso che è piccolissima, e la portiamo a scuola, lei sceglie le cose, i vestiti che vuole mettere, io magari la merenda che più gli piace, i giocattoli che vuole portare, perché lo so. Vabbè, lei l'ha portata a scuola e tu vai a lavorare. Sì. E lavori da che ora a che ora in genere? Guarda, il bar apre verso le 8, 7:30, 8, dipende che Fino alle? mezzanotte l'una, ma non è che faccio tutto la giornata. No, io parlo del turno tuo di lavoro, quanto dura? Dalle 8 alle 4. Oh, metti alle 4, finisci e vieni a fatte qua. Se hai detto che ti fai ogni 4 ore, della mattina mentre lavori ti fai? Anche. E riesci, cioè scusa, adesso tu riusciresti a lavorare? Sì. Facciamo un esempio, alzati in piedi, posso chiedere questo? Se vuoi, allora, alza. Ok, via qua. Fai conto, facciamo la finta stai al bar. Devo capire, come cavolo fai? Vai, io arrivo, buongiorno, vorrei 2 caffè. Cosa vuole? Il 2 caffè? Ok, li vuole nel bicchiere a vetro o in un altro modo? Macchiato? Io al vetro, lungo, 2. Li faccio, Però con tutto il rispetto, cioè ti devi un po' impegnare, perché un minimo si vede cavolo che magari stai un po' Se non rintontito. stai fatto ti devi impegnare, o sbaglio, è il lavoro, no? Ok, però se stai fatto secondo me ti devi concentrare proprio a non sfacciolare. A non... All'inizio sì, pensavo a questo proprio per, come dire, non apparire uno che viene dominato dalla sostanza. Ma non... Prima non mi ci è pensavi voluto questo? tanto. Sì, Prima pensavi l'ho questo? pensato dall'inizio, ho detto, mi ci concentravo spesso. Ultimamente quando magari succede che io stesso dico ma che cazzo sto facendo, ci penso e ci ripenso, però poi mi accorgo che mi viene istintivamente farlo. Avere sempre il controllo di me stesso, certo, non di tutto il mondo. Cioè quindi tu stai ammettendo che la droga ha preso piede, insomma, ha vinto su te, giusto? Delle volte l'effetto non è che vince su di te, lo senti. No, ma è la voglia di farlo. Lo senti. No, io non parlo di effetto della sostanza, ma della voglia di farlo. Sì, dovrebbe dire di sì. Va bene, va, come sempre ti ringrazio, che Dio ti bendiga, va. Ok, nos vemos, guidate, ma ripeto. Ciao caro, ciao. Forse è la prima volta che entriamo così in maniera quasi prepotente in uno scenario così intimo di una persona. A parte abbiamo oscurato il viso per comunque conservargli una dignità, però per noi era importante documentare un evento così di disagio e così drammatico. Una persona che ormai ha sottratto il tempo alla sua famiglia, a sua figlia, al suo lavoro, alle sue ambizioni, perché cosa? Per la sostanza. Non c'è più il sogno, non c'è più l'identità, non c'è più la dignità, e dignità intesa come autostima, come la capacità di dare valore a se stessi. C'è soltanto l'obiettivo della sostanza. La coscienza è smossa dalla conoscenza. Oggi abbiamo voluto far vedere da vicino uno scenario così tragico, che è quello di una persona che ha dipendenza mentre consuma l'atto. Torniamo al mercatino famoso della roba misteriosa, la chiamiamo così. Ci hanno accusato l'altra volta che noi sponsorizzavamo il mercatino, noi in realtà non lo sponsorizziamo, raccontiamo che è diverso, perché se esiste una realtà del genere va raccontata, capito? Un po' fiacco, qualche pantalone, qualche valigetta, guarda pure cose alimentari ci stanno.
Vedi, se uno c'ha fame, per esempio, Ciao, ciao, tu, scusa. Ciao. vedi, pure pasta, Quanto costa patate, la pasta? Quanto costa la pasta, caro? tutto 5 euro. euro. Allora, patatine, stracchino, tè, burro, marmellata, 5 euro mazza. stracchino fresco, sì, un po' gonfio. Ma questa roba, alcune cose sono da frigo, tipo stracchino. Che è burro quello, sì. Burro, sì. Burro squagliato. No, ma infatti che vi dice niente. Oh. Da quant'è che stai qua in Italia? 20 anni. Mazza 20 anni. La maglietta andiamo a trovare. Oh, vedi, la memoria della PlayStation 2. Che figata, oh. Memory card varie, originale PlayStation, vari alimentatori, se uno non trova più qualcosa qui magari la trova. Beh, questa è roba trovata nei secchi, prese SCART. Vecchia nostra conoscenza. Qua vedi? Ma questa non la vendete? Ma cosa sì, uno per voi? Ancora è da allestire. Appena presa, Ah, è scappato. L'aria ancora da allestire. Oh, Ciao caro. ciao. Se tu vuoi mangiare e bere, i thermos, vieni qua, te fanno il piatto, cose tipiche loro, vedi col carrello. Sarebbe da chiedere quanto costa un piatto qua. Secondo me varia molto. Ciao. Ciao. Ciao cari, ciao. Scarpe e guarda queste però come sono tenute bene. Guarda, i Clark originali, il cappello di pelle, i camper. Un pezzo per. Tu devi essere fortunato che trovi il numero tuo, ovviamente. Qua va aggiornato ogni giorno. Lui c'ha le proprio cose tonnellate di cavi. Sta Smith, Hollister. Ciao. Ciao. Vedi, c'hai pure la batteria, c'hai il router, quello 3G, 4G, le 3, la bicicletta. Un mercatino bello sostanzioso. Ciao, ciao, ciao. La catenina l'altra volta. No, internet però. No. Ciao. Ah, sì, forse Sai qua. l'altra volta, ciao. Guarda che ci abbiamo. Bella quello, col simbolo Rolex. Posso un attimo guardare? Non è sua. Non lo so, non è di nessuno. Niente uomo tigre oggi. Niente, mi dispiace per te. Ci abbiamo prova. Volevi l'uomo tigre pure te. Bello questo. Questo è bello, Braccialetto della morte. Sì, ma io questo. Quale? C'è un amico tuo, quello con lo skate. Allora, prima lui mi ha detto basta la telecamera, poi si mette a cantare per farsi notare. Perché è un esibizionista. Certo. Quello skate, spiega che è da bambini, non va manco bene per il peso suo. Vedi, guarda, qui c'è un po' di tutto. Registratore a cassetta. I primi soli, va bene. La torcia. I bambini, vedi? C'è pure la pasta. Integrale. Io appare dentro uno delle video, il vostro video sarà, prossima volta che vediamo sarà altra cosa, sarà un problema. Ma non c'è, basta che non vieni qua nella e metti ripresa. sul Facebook, ti vedo bene, guarda bene questa faccia, magari sarà l'ultima volta che vedi la mia faccia, capisci? Se vedo la mia faccia in uno delle vostri video, allora prossima volta che venite qua vieni veramente con tutta la carabinieri di polizia di Roma. Noi abbiamo bisogno di carabinieri. Ok, Aspetta, ok, come ti grazie chiami? mille. Aspetta, come ti chiami? Grazie mille, no, grazie. Una cosa, ascolta, scusa, come ti chiami? Scusa caro, mi sei venuto a parlare, ascolta, io voglio parlare tranquillo, no, non scusa, lui mi viene a parlare, io volevo innanzitutto dire ciao, scusate, poi benché tu mi voglia dire qualsiasi cosa, qualsiasi concetto vuoi esprimere, ciao, di qua, e poi ti spieghiamo tranquillo, noi veniamo qua per documentare delle attività alternative, mica né criticare, Allora, il problema qual è? È che nessuno lo stava a riprendere. È venuto venuto lui.
ha minacciato, perché poi quella è una minaccia, è l'ultima volta che mi vedi. La prossima volta venite con carabinieri, io ho detto guarda, noi venimo senza. Ma non mi ha fatto parlare, io volevo parlare in maniera Quello che tranquilla. pure l'ha ottenuto era farsi vedere. Sì, Quindi l'ha ottenuto allora, e se n'è raga, andato. il solito esibizionismo, Certo. gente che nessuno se l'è filata, che è venuta. Ma poi ci conoscono, lo sanno che come lavoriamo, no? Sì. È normale che c'è questa, chiamiamola, paura di apparire, no? Perché stai in un luogo dove magari ti potrebbero venire a chiedere dove l'ha presa sta roba, perché vendi sta roba? Ma tanto È li un cacciano classico. tutti i giorni, non è che siamo noi, è cioè, quello. noi stiamo dando un volto diverso. La giornalista qua è del gatto davvero perché è pericoloso. Perché? Come mai? No, ho fatto così. Ha fatto ciao. No, ma ha fatto così Per loro è un saluto. sì? Sì. Come stava il pistello? No, era per parlarci, mica per... Assolutamente. Ha detto che ci spara, ha fatto il segno di meta. Ci torno più, c'è una paura. Tu puoi dire tutto, ma sempre l'educazione, il modo e l'intenzione, no? Ma tu innanzitutto, ciao, scusate, ammettendo che hai ragione, torto, mi dici ma che mi avete ripreso, no? Perché io non avrei voluto. Oscuriamo tutti, chi non vuole. Ma lei tu ciao, non mi dici niente, via, pretendi, insomma, manco chi sei. No, la prossima volta so cacchi tua, t'ammazzo. Ciao caro, salam aleikum. Ciao. Vuoi fare il porte con me? Ma guarda che ti ammazzo con l'amore. No, stavo a pensare ai soldi. Ma puoi sedere la gente che fanno. Sei video. No, bello questo, l'integrazione. Perché secondo me, Secondo te? secondo me, allora, secondo me, noi possiamo aggiungere il tempo perso, ma possiamo smettere di perdere tempo. In che senso? Il senso della comunità, nel senso che neri, bianchi, noi dobbiamo provare a vivere insieme, perché qui Roma è una città internazionale, no? Lo vedo così. Certo. Però è vero che c'è del problema. C'è tanti, il problema non è l'immigrazione, è vero che c'è del problema, ma il problema è la politica italiana. E non è colpa della politica italiana, perché noi, scusate, siamo su un mondo che veramente sta cambiando dalla giovane. Noi dobbiamo provare a vivere insieme, se no moriremo tutti come dei imbecilli. Come cambieresti la politica? Dobbiamo provare, non lo La so. prima cosa che faresti per aggiustare questa città, questo paese, l'Italia? Secondo me la prima cosa che dobbiamo fare è che la gente, io non parlo delle politiche italiane, io so la gente lambda, la gente come noi dovete dare una mano anche all'Africa per lottare, perché? Se noi siamo venuti qua per rompere gli immigrati così, è che noi in Africa, l'Africa è un campo di concentrazione. Voi non sapete quello che succede in Africa. È vero che la gente, ma l'Africa è un campo di concentrazione. E quello presidenti che stanno lì, loro sono al soldo dell'oligarchia mondiale, nel senso che stanno lì per le multinazionali, tutti lo sappiamo. Allora il problema di Roma come sta non mi piace perché c'è tante cose che non cambiano, ma il popolo italiano deve alzarsi per lottare, per la vera libertà. L'Africa, perché l'Africa è il mondo, scusatemi, l'Africa adesso, noi siamo ricchi, scusate ma guarda, noi siamo un popolo ricchi. Ma siamo Che succede in Africa? Facci capire. Adesso in Africa c'è una rivoluzione, che i giovani si sono resi conto che veramente non ce la fanno più. Ma guardate che è durata 600 anni di schiavitù. Io ho scritto una poesia che si chiama Memoria per l'Africa. Io quando dico Africa, perché io da 23 anni sono in Italia, io ormai sono in Italia, c'ho la cultura italiana perché vivo qua con la famiglia, ma dovete sapere una cosa, la televisione non ve lo dicono. E avevo scritto da 23 anni, ho scritto una poesia che si chiama Memoria e si permette, ve lo posso dire, è una poesia. Allora, ascolta, possiamo perdonare, dobbiamo perdonare, ma non possiamo mai dimenticare. Sono passati giorni, anni, notti, ma per me è come fosse oggi. Quei lamenti e pianti che sento ancora, grida disperate di chi chiede soltanto il diritto alla vita. Mi hai comprato, mi hai venduto, mi hai targato col fuoco dolente, marcato nel cuore della mia carne. Sono carne e corpo santuario del dolore e senza pietà hai stuprato la mia dignità. Sono sangue del tuo sangue, sangue dello stesso sangue, rosso umano, ma tu mi hai negato, calpestato, frustato e sputato, come un chicco di grano che non ha mai ragione davanti alla gallina.
Mi hai giudicato, deportato, odiato e perseguitato. Ho versato sangue e sudore per fare sorgere le tue città e i movimenti, per farti riempire di vivere ricchezze, morendo me stesso di fame. Mi hai talmente ucciso che non riesco più a morire, ma sono in piedi, incubo e tsunami per la tua coscienza. E quei figli che hai strappato ai loro affetti per farci pane, vino, grappa a strada. E l'amore violento, odiando pure infine i figli di questo amore. Possiamo perdonare, dobbiamo perdonare, ma non possiamo mai dimenticare. In Africa stanno morendo adesso, la gente sta lottando, ma voi non lo potete sapere perché le televisioni, le multinazionali non ve lo fanno sapere. Dovete, in società civili italiani, dovete sapere quello che succede in Africa. Perché? Dimmi una cosa brutta che succede, un episodio, proprio scendiamo nel pratico. Raccontami una cosa che succede. Ti menano, ti rinchiudono. Allora, dimmi... 14 paesi in Africa hanno un franchi che si chiama il franco CFA. L'avete mai sentito parlare? Io quello che vi sto dicendo è una cosa che devo dire, anche se quello che sto dicendo, loro se mi sentono, le che dicono questo, perché non vogliono che la gente si capisca. Vai, diccelo. Vai. È questo, il cellulare, tutto questo, l'Africa, la Libia, la Libia chi ha perso la più? Non è la Libia, è l'Italia, perché l'Italia con la Libia, con questo petrolio, l'Italia noi abbiamo Senegal, c'è il petrolio, l'Africa è Dio che ha fatto così, io sono, ma mia terra è più ricco, però guarda la gente muore sul mare, voi dovete fare una domanda. E questo è il popolo italiano. E tu stai dicendo, perché ho io il territorio più ricco, però so io che mi ritrovo a morire per venire da voi, quando potrei essere ricco io? Ma secondo voi, perché la gente sanno che vanno a morire al mare e vanno lì? Perché? Io ho un massimo rispetto per voi, non è perché siete belli ragazzi. No. Sai perché? Ho visto che voi quello che state facendo, questo si chiama integrazione, dovete sapere, il Roma è vostro, dovete trovare questo, per questo io li riconosco. Ma adesso vi sto dicendo, anche in Senegal, che stanno preparando per una rivoluzione, stanno morendo la gente, perché i governi che stanno lì sono i governi che stanno con l'Europa, l'enemico dell'Africa, sono la comunità europea, gli americani, perché loro, la ricchezza nostra, non ce la vogliono lasciare. Certo. È per questo che noi veniamo qua. Io lavoro sulle associazioni che fanno arte, terapia e musica. Io lavoro con i bambini a Terni, lavoro con i bambini down che hanno problemi. Wow. Lavoro sono un maestro di percussioni, io insegno le percussioni. Scusa? Percussioni, yes. Capito. Understand. Sono un cantante, percussionista, batterista. Vai su YouTube, tu metti King Mama, tu vedrai tutti. King Mama. Wow. Eccolo King Mama. Però, ecco, questo è l'ultimo che ho fatto, no? Dice Instagram. Questi sono i video miei. YouTube. Non è mai troppo tardi, never too late. Non è mai. E poi questo è motivazionale pure, fratello. Sì, io canto in inglese, poi sottotitolo l'ho messo in italiano per fare capire. Questo pezzo si chiama Never Too Late. Non è mai tardi, perché adesso abbiamo bisogno, non è più un problema di colore, è un problema adesso, va bene, a parte che ragazzi siamo nella stessa barca, siamo fratelli, capito? Certo. Io ogni tanto mi dicevo che mi piace il nazionalista, ma mi sono reso conto che non mi piace più il nazionalista. Questo mondo è per tutti. Bisogna sapere essere positivo, certo, e andare avanti. Io sono tanti anni in Italia, ho avuto problemi, io non ho mai avuto problemi grandi in Italia. Io quando vedo una persona, io mi avvicino, se vedo che la persona non mi vuole, io vado, perché io cerco sempre di aprirmi. Dopo loro diranno, questo è un ragazzo simpatico. D'accordo, sono simpatico, ma il problema è che io sto cercando la positività. Infatti sei in grado di dare un bel messaggio, grazie. Grazie del messaggio. Grazie a voi. Freedom in the world. Grazie del messaggio che ha dato. Allora, facciamo una... adesso facciamo una bella... must be free. Gunyo bagay sunyo sa tisigi, alag na nyo bole sunyo Africa. Unite, mi say Roma, Roma, I love you. Hey man. Love is the answer, love is the answer. Unification, we have to build and just build oneness, as we are one like one blood. Ah, yeah. We cannot Iran in my heart. Love is the answer, love is the answer. We have to give the love we used to say. As we say we are one, we are one, we are one. As mankind to have to give what to give. Love is a one, love is a one.
Can we try to build that love we Yeah, used to say? This is And Russian try to culture come unite from Africa. to one Grandi Ragazzi, grandi ragazzi, grazie. Ciao. Da Termini, noi oggi vi salutiamo, vi abbiamo raccontato come al solito storie, vi abbiamo fatto vedere brutte cose e anche qualcosa bella, però purtroppo certi giorni sono più brutte cose che cose positive, anzi fateci sapere nei commenti se volete che un giorno facciamo camminare una ragazza per Termini, stando ovviamente a debita distanza, per vedere se veramente è così pericoloso per una ragazza, specie giovane, che cammina da sola in queste zone, perché in questo momento che sono le 7:30 abbiamo visto un po' di movimento particolare, lo diceva pure Mattia, cioè io se dovessi far uscire mia figlia qua ci avrei un po' di difficoltà. Proviamo a fare questo esperimento, facciamo uscire sta ragazza, la seguiamo a distanza e vediamo quante volte rischia qui a Termini. Ti fateci sapere, ritorneremo a Termini la prossima settimana, non manchiamo. Ciao!